Eccoci qua. Allora, pronti per un altro giro di una panchina per due? Oggi ci vedete in una location un po' diversa, non nuova ma un pochino diversa. Siamo al mare in Liguria e andremo a fare un giro ad Anello, arrivando fino al Col del Turini. Quindi adesso partiamo, prendiamo l'autostrada perché fare l'Aurelia fa troppo come al solito fa caldo. Sì, fa caldo, c'è tanta gente, facciamo l'autostrada, andiamo a Mentone, raggiungiamo Mentone e poi saliamo lungo la strada per Sospel e arriviamo fino al Turini. Poi vediamo a ritorno un attimino cosa fare, vi teniamo aggiornati. E adesso? Eccoci qua, pronti? Pronti per andare, giusto una cosa. In Francia ricordatevi che è obbligatorio l'uso dei guantini omologati e poi ci vuole il giubbotto, quello catarifrangente, quello che teniamo anche in macchina. Non bisogna metterlo addosso, basta tenerlo dietro in caso di emergenza. Che noi abbiamo messo nel bauletto. Nel bauletto si può tenere, ok? Andiamo. Ok, arrivati a Sospel, praticamente non abbiamo fatto molta strada, non siamo neanche partiti. No, guardiamo che ha la testa più grossa seduti da un bar. E poi, dicevo a Gianluca, Sospel era nostra fino al 1860, era nostra. Poi l'abbiamo persa, come dei cretini. Una cittadina bellissima questa, carina carina, medievale, bellina, faceva parte della Via del Sale. Comunque stiamo aspettando che venga l'1:30 per andare a vedere il castello di Saint-Roch. È forte, è forte. Un forte di Saint-Roch, chiedo scusa. Ok, eccoci qua, siamo al Fort Saint-Roch. Questo è l'ingresso, adesso entriamo, è già aperto. Andiamo a vedere. Ok, eccoci qua dentro. Saint-Roch. 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 Ha detto Saint-Roch. La visita più o meno dura Ha detto un'ora e mezza, perché comunque è grande. Sì. Quindi cominciamo dal corpo di guardia. Con tutte le chiavine che apriranno tutte le portine. Ah, qui c'è la centrale radio. C'è gente. Sì, perché questo è il blocco 4, ma in realtà qua attorno, appunto, questo faceva parte della linea Maginot ed è un forte, ce ne sono altri, ci sono altri blocchi, ma sono tutti collegati. No,
perché ci siamo già persi. C'era sicuramente un'altra portina. E dove? Questo c'è il bagno. Ci siamo già persi. Il bagno prima di andare su, no? Sì. Ma non è che ha detto di andare su veramente, no? Ma c'era qualcosa su? Mi sembra che ci sia solo la torretta. Ok, abbiamo trovato, c'era un'altra porta. Qua c'è la cuisine. Signori, bugiardi c'è prosciutto, Sì. patate, peperoni, mele, baguette c'è sempre. Baguette. Che storia per non stare qui dentro. C'era il... Qua ci sono i generatori. Vedi block 2, block 3, eccoli qua i block 2 e block 3 che noi trovavamo, avevamo poussé la porta. È lungo sto tunnel. Che cannone! Guarda questo cannone quanto è... Anche roba americana. Allora, lo shower 49,35 questo qua. Questa roba qua mi piace un botto. Qua abbiamo le latrine delle truppe, vediamo. Ta-da! La latrina della truppa è questa. E poi dall'altra parte però c'è la latrina degli ufficiali, adesso vediamo la differenza, Sì, poi la latrina dell'ufficiale ce ne sono solo due. E l'ufficiale fa la cacca uguale, non cambia niente. Ce ne sono solo due al posto che tanti. Le camere della truppa. Non c'è l'uovo maltina, è vero? Là sopra c'è il contenitore arancione dell'uovo maltina. Questo è il sistema di filtraggio dell'aria. Qua abbiamo Un telefono che squilla. le camere degli ufficiali. Beh, la celletta privata. Molto meglio. E qua sono solo ufficiali medi, sottufficiali, ecco. Centralino, sì. Sarà cabina del telefono. Ah sì, probabilmente sì. Vedi qua? C'è un telefono che squilla. Posto di comando delle artiglierie. Qui gli avevano le comunicazioni radio e loro guardavano dove dovevano sparare. Sì, perché lì era quella roba lì che gira il cannone, credo. Perché c'è scritto tiro debole, tiro forte, tiro... No, non me la fai una puntura. Quando non tutto andava bene, quando qualcosa andava storto. No, non me la fai la puntura. Quella. Male. Punturone. Anche quella. Non lo voglio fare. Sempre un po' angoscianti le parti queste qua, perché in realtà era tutto molto avanti, tranne poi la parte questa qua è sempre un po' così. Perché eravamo ancora qua, eravamo proprio indietro. La sala di consultazione. Eravamo ancora indietro, cioè è sempre un po' con della roba vecchia. Devi sperare che tutto andasse abbastanza bene, perché sennò... No, sì, perché arrivi anche di qua. Buongiorno. L'atelier di riparazione. C'è proprio quell'odore lì, sì. Sì, c'è proprio l'odore da Sì. Ah sì, vedi che i macchinari erano molto più evoluti, proprio i macchinari, che non tipo la parte quella lì sanitaria, perché tanto tu eri un numero, non arriva niente a nessuno di te. Andato te, via, avanti un altro. Adesso cambiamo blocco, andiamo al blocco 3 e si cambia forte qua.
Da fuori c'era l'altro blocco, si vedeva, no? Nel diorama prima. Allora, qua c'è la scala e qua non si può andare, è interdetto, ma cioè, qua non si vede quanto siamo sotto di tantissimo. Vuoi vedere? Cioè, siamo sotto. Ma non pensavo di essere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saranno 12-15 piani. Ta-ta. Non so neanche, cioè, rispetto agli strumenti Odierni. Ah sì, infatti quello che dicevo, rispetto agli strumenti medicali, cioè era molto più avanti. Veramente belle. Adesso scendiamo ancora più sotto. Che storia. Qua siamo scesi. Qua il carrellino andava o a destra o dritto contro il muro. Ah, perché qua c'è una porta. Qua c'era un'uscita. Niente, credo che qua sia. No, forse è la porta. Qua i vagonetti andavano di qua. Adesso bussiamo la porta. Grazie. Però. Ordine di mobilitazione generale. Questa è la dichiarazione di guerra. Sì, la mobilitazione dell'esercito di terra, di mare e di aria è stata ordinata. Sì. Perché poi fuori non si vede niente, poca roba, perché fuori è così. E c'è la guida che diceva che è una delle più perfette o la più perfetta linea di difesa mai creata. Mi immagino il blocco 1, eccola qua, si vede. Ecco. Cosa c'è fuori? Niente, non si vede niente. Adesso qua c'è la porta del blocco 4, se vediamo un po'. Ok, qua c'è l'ascensore, sì. Andremo fuori. No. Mortacci. Eccoci. Ce n'è ancora poi, Ah, ok, qua c'è la camera di tiro dei mortai. Ah, sì. Eccola. Perché qua sopra ci sono quei funghetti che hai visto fuori. Qua vedi, gli davano le coordinate da sotto. Sì, sì. Quella sala dell'artiglieria. Questo si muove così, loro qua dentro erano blindatissimi. Sì, questo no. Sì, sono le sale d'artiglieria sotto, sì, probabilmente poi dicevano dove puntare. Qua c'era sicuramente un altro mitragliatore, un cannone. Ok. Che storia. Questi sono originali, Ah, l'uscita di emergenza. Già, sembrava tipo Ramengo. In caso di incendio urlava il fuoco. E qua. qui c'era la Canopic. altra roba là, come tagliatrici. Tira. Questo viene via. Piano, magari vediamo un po'. Piano, fai piano. Perché? Sì, si vede fuori. Qua c'è una branda, perché qua qualcuno ci dormiva. Infatti c'è anche un odore diverso qua dentro, c'è odore di. Probabilmente fa più. Sì, poi fa più caldo. Ecco, infatti. Qui c'era una tagliatrice, vedi, gli davano. Sempre il tiro del cannone. Qua. Effettivamente qua. Si vede fuori. Dov'è che siamo? Dentro il fuoco. Dentro un fuoco siamo. Andavi su con la mitragliatrice? Sì. Allo scoperto? No, l'ho scoperto che è blindato anche sopra.
Però sparavi da un'altra... Sì, sì, sì. Sembra quasi essere all'interno di una nave in questo momento. Sì, un po' sì. Basta. Dopo questa immersione Nella storia, sì, nella linea Maginot, bellissimo, posto ottenuto benissimo. 9 euro l'ingresso. 6 euro a testa. Non era 9? 9? 9. Ok. Li vale tutti, proprio li vale tutti. Veramente bello. Torniamo in superficie e proseguiamo per il Col del Tourny. 18 euro, sì, 9 euro a testa. Col del Tourny, che tra l'altro fa parte dell'Air de Grande Alpes. Ok, siamo arrivati al Col del Tourny, tappa molto amata dai rallisti. Qui infatti passava il Monte Carlo e qui abbiamo un po' di storia dei rally.
Allora, adesso siamo arrivati qua al Col de Turigny e dato che sono solo le 4 è una bella giornata, si sta bene, bello freschetto qua sopra, poi 1600 metri mi sembra qua. E per scendere abbiamo deciso di allungarla un po' e passare dalla Vesubie, che è una valle che prende il nome dal fiume stesso, per poi ritornare verso Menton da Col du Pelletier, Col de Pelletier, Sant'Agnese, che è un paese sopra Menton dove comunque c'è una bella vista, e poi riprendere l'autostrada o non lo so, una nave, una barca, qualcosa che ci riporti insomma A casa. a casa in Italia. Ovviamente a me se mi lasciate qua ci metto una settimana a tornare a casa, anche col navigatore. Dovessimo rifarlo con il caldo di quei giorni, da qui in poi cambieremo strada. Andremo giù fino a Nizza e poi prenderemo la Corniche fino a Menton.
Com'è? Fa caldo, non c'è un bar, solo strade di montagna. Stare al Siamo mare devastati, devastati. Quando siamo scesi dal Turini abbiamo cercato un bar, non c'era un bar, fa un caldo incredibile, acqua finita. Ai, 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 ai. Adesso siamo qua in compagnia dei bidoni, un attimo per riprenderci. Dobbiamo andare in su. Noi dobbiamo andare, sì, abbiamo ancora quella strada lì da fare, c'è ancora un paesino che si chiama tipo Peila. Adesso appena mi rimetto il casco vedrai che c'è subito il paesino. Peile, e poi c'è Sant'Agnese per poi scendere a Menton. Ce n'è ancora una 20 e qualche minuto, però fa caldo, fa veramente tanto caldo. È dura, il rientro è duro. E con l'ultima fatica, col semaforo rosso in salita, salutiamo qua e chiudiamo. Ciao ciao. Ok, allora siamo tornati a casa. Sì. Allora, il giro bello, merita, ma non vestiti da motociclisti. Oggi faceva troppo caldo, in certi punti c'era 35 gradi, Sì. non ne vale la pena, quindi per evitare i 35 gradi abbiamo fatto una serie infinita di tornanti, tutto un prima, seconda, abbiamo fatto tipo 80-90 km, prima, seconda. Che ci hanno stancato terribilmente. Caldo, vestiti, troppo caldo, vestiti. troppi tornanti, quindi vi rovinate il giro, perciò Sì. se volete farlo Con queste temperature ovviamente, con queste temperature, pazienza, i puristi mi odieranno, pantaloncini Sì. corti e maglietta e via andare. Sì. Oggi abbiamo voluto fare i fenomeni perché era un po' più lungo, abbiamo patito un caldo terrificante. Abbiamo patito veramente tanto Poi caldo. oggi faceva veramente caldo, sono quelle giornate di caldo terrificante. Però Vabbè. così non ti godi il giro. Esatto, però fatelo, merita soprattutto la visita al forte. Bellissimo, bellissimo. Va Ciao, bene. ciao. Ciao ciao, alla prossima. Ciao ciao. Iscrivetevi al canale. Certo. Mi raccomando, è importante.